Buongiorno e buonasera e ben ritrovati qui nella Tech It Classic giocata nel 2026. Allora ragazzi, oggi abbiamo veramente un botto di robe da fare che non avete la più pallida idea. Dobbiamo risolvere il problema corrente elettrica come ci eravamo lasciati la scorsa volta. Prima vi do un paio di aggiornamenti. Questa era la stanza, lì ho iniziato a costruire una cosetta che tra un po' vediamo. Qui stiamo facendo diamanti a go-go, tanti considerate li ho già spesi, quindi in realtà ce n'erano di più. Qui ho collegato questo teleport pipe che in pratica è quello che ci porta i cactus, ok? Qui invece ho messo la ender chest dove arriva tutto il cobblestone generator e anche ciò che scava il quarry. Arriva il cobblestone generator, sì? No, sì, dovrebbe arrivare. Ho messo un filtro sotto col timer, i pneumatic tube che portano le schifezze direttamente qui a fare i diamanti. Qui ho separato con i panel così che i tubi non si tocchino. Non so se essendo in mod diverse gli oggetti si sarebbero mischiati, però dato che comunque l'effetto visivo era che si toccavano, ho preferito suddividere così per sicurezza. E qui vabbè il filtro come ce l'avevamo sopra. Nulla di nuovo, là ci arriviamo dopo. Devo finire ancora il soffitto, vabbè poca roba. Andiamo a vedere sopra, quindi ho tolto la roba che avevamo lì, quindi un casino. Vi faccio vedere adesso il piano di sopra. Eccolo qua. Tata anche te. C'è una sorpresa che adesso piano piano analizziamo. Per adesso questa è la seconda stanza, non mi piace troppo, non mi piace neanche per il fatto che c'è sta roba in mezzo che ho fatto con le slab, vedete, per averla un po' più piccola. E qui ho messo l'anti-emitter relay, sotto la glowstone c'è l'energy collector, ho messo la glowstone su tutti i lati così che insomma possa funzionare al meglio. Siete pronti ragazzi? Tata anche te. Oddio, oddio, aspettate ragazzi. Vista così adesso fa veramente schifo. Effettivamente io la vedevo così prima, ok? Però cazzo, col soffitto fa veramente cacare. Considerate che è necessario per quello che dobbiamo costruire adesso. Però è veramente brutto. Invece per il resto, cioè, guardate i dettagli. Ho usato scalini e slab. Nulla di assurdo, ok? Ora io sto anche volando sperando che il jetpack mi regga. Ok? Ok, è quasi finito infatti. Ah, qua tra un po' facciamo una roba. Vi faccio vedere com'è dentro. Qui abbiamo messo le scale. È vero che noi possiamo volare, quindi le scale non ci servono. Però volevo essere inclusivo, quindi le ho messe. È molto basic, però dai, ci sta, è carina. E qui poi ci sono le chest per arrivare qua. Ok, però adesso tutto il piano che avevo in mente mi si è un po' frantumato in testa, perché mi aspettavo fosse un po' più estetica la roba. Qui in pratica dobbiamo mettere windmill per produrre energia col vento. Però cavolo, è veramente brutta. Solo che non possiamo costruire perché altrimenti mettiamo dei blocchi che ostacolano il passaggio del vento e quindi non produciamo. Sono un attimo in un momento di crisi. Facciamo caricare velocemente la Batbox, il jetpack, perché sennò qui non concludiamo niente. E qui dietro adesso vi vado a spiegare come funziona. No, aspetta, prendiamo il jet perché prima sennò non ne usciamo più. Vabbè sì, questa carica basterà. Quasi quasi sapete che faccio ragazzi? Facciamo un buco. Facciamo prima. Allora, ho montato qui un windmill per spiegarvi come funziona. Ne ho fabbricati, quant'è? 6. Perché ne ho sì, 6, giusto. Si fabbricano, vabbè, facili, così col generatore. Ho fabbricato anche poi 4 watermill, facilissimi anche loro, che sono invece quelli per l'acqua. Come funziona? Questo qui produce energia col vento. Se noi siamo ad altezza 64 o meno, loro non funzionano. Vedete in questo momento sono, guardate qui sulla mappa, sono ad altezza 72.62, quindi qui in realtà qualcosina produce. Loro producono diciamo tra i 0,1 e i 4 EU. Se arriva una tempesta loro possono produrre tipo fino al 50% in più, soltanto che se sono veramente in alto, quindi in alto che tipo producono quasi il massimo, cioè quasi 4 EU, e arriva la tempesta e quindi rischiano di avvicinarsi ai 5 EU, loro possono tipo scoppiare. Quindi di solito un'altezza sicura, se non ricordo male, è 80, no, 90 forse, lì non scoppiano mai, però un po' più in alto rischiano di scoppiare. Noi lì li abbiamo messi tipo a 103, di solito li si mettono sui 95, però ecco è venuto un po' più alto. Ma come funzionano? Loro per essere sfruttati al massimo non devono avere ostacoli tutto intorno, cioè sui lati orizzontali devono avere almeno 4 blocchi liberi. Qui ci sono 1, 2, 3 e 4. Quinto blocco, lui non fa da ostacolo. E questo su tutti i lati orizzontali, anche il lato bianco, anche di qua deve essere 4 liberi. Ok, anche se non c'è il disegno è così. Mentre sotto e sopra deve avere 3 liberi, ok? 3 o più. Ovviamente meno blocchi liberi voi gli date, meno lui produrrà di energia, ok? Quindi più blocchi liberi gli date, più produrrà di energia.
Quindi questo è come sfruttare al massimo il windmill. Poi vi volevo anche spiegare un pochettino i cavi della Industrial Craft. Il cavo di Tin, questo qua, che ne ho fatti un po', è il cavo più basic di tutti. Lui trasporta 5 EU a tick, una cacata, però tipo il windmill che ne produce massimo 4, lui ce la fa, ok? Però ha anche il vantaggio di avere una dispersione minima, significa che su 10-15 blocchi di lunghezza di cavo, lui questi EU non li perde. Invece il Copper Cable, che porta 32 EU a tick, ha però una dispersione molto forte, significa che tipo su 3, 4, 5 blocchi di distanza di cavo, lui già perde 1, 2, forse anche 3 EU. E quindi immaginate usare il Copper Cable su un attrezzo che ne produce 3-4 e a distanza già di 5 blocchi praticamente quei 3-4 quasi si annullano, è uno spreco. Poi ci sono quelli di oro che sono comunque un po' meglio. Poi ci sono, vabbè, questi qua a high voltage HV che si usano sulle cose veramente pesanti, tipo i reattori nucleari. E poi ci sono questi in fibra di vetro che si fanno col diamante, che hanno il vantaggio di trasportare fino a 512 EU, che è il massimo, quindi gestisci veramente li ficchi su tutto, però hanno anche il vantaggio di non avere dispersione, è praticamente nulla, quindi puoi fare un cavo lungo 100 blocchi con loro e l'energia arriverà. Solo che ovviamente costano un bel po'. Ora, i diamanti a me non sono un problema, però io volevo fare le cose fatte per bene, quindi tipo sui watermill utilizzeremo i cavetti questi qua che sono più che sufficienti. Ok, allora ho fatto 2 batbox, lo so che voi vi siete stancati delle batbox, mi starete dicendo ma perché non fai un MFE o roba superiore? Li faremo, per adesso però la batbox va bene. Tornando al discorso dei cavi, io vi spiego una cosa veloce, cioè voi immaginate, ok, di fate finta che questi sono copper cable, ok? Ne mettete 4, diciamo l'energia si è dispersa quasi del tutto. Come si fa a fare un buffer che annulla questa roba? Mettete una batteria in mezzo, la batteria si carica e poi quando mettete il cavo nuovo qui, la dispersione riparte da zero in sostanza. Ok, questa è una piccola chicca. Se volete fare lunghe distanze con cavi stupidi, dovete mettere in mezzo delle batbox che comunque sono abbastanza economiche. Adesso andiamo a montare però qui sopra i nostri windmill. Ok, avevo già fatto più o meno i conti. Mettiamo la nostra batbox, per adesso io la metterei tipo qua. Vorrei metterla tipo per così. Non ci riesco. Aspetta, che ho finito. Oddio, che paura, che ho anche consumato gli stivali di gomma, come cavolo si chiamano. Ah, volevo mettere un pezzo di glass. Ok, e poi la batbox, ok, con l'uscita verso sotto. Ah, gli stivali di gomma me li dovrei rifare, ma vabbè, adesso non è la priorità. Adesso ovviamente la batbox è scarica, ok? Qui ho fatto i conti, cosa significa? Vedete che abbiamo 1, 2, 3 e 4 e poi da qui 1, 2, 3 e 4. In pratica 4 blocchi vuoti, 4 blocchi vuoti. Ora in realtà così tra un windmill e l'altro abbiamo 8 blocchi, che è tanto. In realtà loro effettivamente potevano stare più vicini. Non so perché ho fatto tutto questo spazio. Ah, dato che è mostruoso visto da sotto, provo a renderlo un po' più carino e compatto. Intanto me lo sono andato a leggere, i cavi di tin, questi qua fino a 40 blocchi hanno una dispersione di soltanto 1 EU. Quindi veramente top, e penso che dato che sto smontando questi di vetro, a sto punto per fare le cose fatte bene, quindi non da spacconi ricconi, vado ad utilizzare proprio i cavetti questi qua di tin, ok? Ok guys, dovremmo esserci, ovviamente avranno purtroppo un lato bloccato dal cavo, però quello è inevitabile. Se io metto un windmill qua e un windmill qua, noi abbiamo 1, 2, 3 e 4 spazi vuoti, anzi ce n'è addirittura un quinto. Stessa cosa lui, c'ha 1, 2, 3 e 4 spazi vuoti, anzi addirittura un quinto. E poi facciamo la stessa cosa mettendoli da questa parte. Questa è la combinazione che mi è venuta più logica. Me ne sono avanzati però 2, ok, che non so in questo momento però come mettere. Però se tutto va bene, vedete qui siamo ad altezza 105, in teoria stiamo producendo corrente. Vediamo. Eh sì ragazzi, stiamo producendo corrente. Mica male, mica male. Ciò che potremmo fare, volendo, senza complicarci troppo la vita, è allungare questa roba verso l'alto. Oppure, allora guardate, ho pensato di fare così, perché se noi ora lo mettiamo, ho fatto 4 spazi, quindi se io lo metto qui in realtà c'ha solo 3 vuoti, però se io lo metto qua all'estremo, oddio, è un panico metterlo all'estremo. Voglio volare più comodamente, dai, ce la faccio.
Dai, dai, dai. Giuro che... Ok, ok. Lui così ha sempre un solo lato occupato e tutti gli altri in teoria sono totalmente liberi e quindi anche lui sta lavorando al massimo. Adesso la mia tentazione è quella di mettere questi cavi e per dritto per di qua, però insomma capite bene che tipo di forma viene fuori e non mi sembra il caso, ok? Ne avessi 8 la potremmo anche fare completa, però non ne ho 8, quindi li metterò da lì verso di qua. Allora, alla fine ragazzi ne ho voluti craftare altri due per fare una cosa abbastanza simmetrica. In questo modo in teoria stiamo producendo il massimo possibile, anche se ho paura che in realtà questi cavi qui, anche se sono di uno spazio più basso, diano fastidio un pochino a lui. Quindi non sono totalmente sicuro che questa sia la configurazione migliore. Poi ho contato i cavi dal più lontano fino a giù, sono tipo 16, forse 18, quindi in realtà dispersione non ce ne dovrebbe essere. E qualcosina la stiamo comunque sia producendo. Ripeto, non sono sicuro sia la combinazione migliore, però in teoria hanno tutti il massimo spazio possibile intorno. Dai, non è bruttissima, su. Dai, è carina, per favore, ditemi che vi piace. Volendo si potrebbe allungare la forma tipo mettendo di là, ok, metterne un altro e poi di là pure metterne un altro. Però, boh, vabbè, per adesso direi che è sufficiente in questo modo. Ok, dai, adesso non è manco bruttissimo. Mi dà fastidio che non è centrato, mannaggia la miseria. Io a fare le cose simmetriche e poi non mi sono lasciato il blocco centrale. Mannaggia la miseria. E mo l'unica cosa è portare questa corrente verso giù, che possiamo farlo o con dei copper cable e quindi mettere il buttbox in mezzo, oppure con i cavi in fibra di vetro, che però in realtà non so da dove far passare perché, cioè, non ho creato delle doppie pareti nella torre. Praticamente passerebbero in mezzo al cazzo, letteralmente. Eh, tipo da qui o le dobbiamo far uscire il cavo o facciamo che il cavo passa da fuori, tipo dal retro della casa. Dov'è il retro? Il retro è questo qui e quindi passa da qui fuori esterno, ma secondo me fa un po' schifo. Forse a sto punto è meglio mantenere intatta l'estetica esterna e farci passare il cavo internamente e poi alla peggio coprirlo con dei pannelli. È l'unica soluzione. Questa roba purtroppo non si può coprire perché, come ho detto, se la copriamo poi non ci produce più energia. E quindi niente, dobbiamo far passare i cavi, io però lo farei passare tipo di qua. Quindi tipo che mettiamo i cavi in questo modo. Ok, e poi eventualmente qua iniziamo a mettere qualche altra buttbox prima di portare la corrente giù. Io vorrei mettere delle buttbox o anche degli MFE di intermezzo, ok? Semplicemente per avere della corrente buffer, così abbiamo più batterie, in modo che in ogni condizione abbiamo comunque dell'energia di scorta. Tipo qui ci starebbe a mettere un'altra buttbox di emergenza. Comunque adesso invece andiamo a parlare dei watermill, che sono praticamente dei cosi che producono energia con, come si chiama, con l'acqua. E li andiamo a piazzare esattamente qui sotto, questa è l'idea. Come funziona un watermill? E ve lo faccio vedere. Due modi di funzionamento. Potete mettere secchi d'acqua o celle d'acqua e lui produrrà un EU per tick, che è una cacata. Oppure potete circondarlo di acqua e lui per ogni lato, quindi lui ha 9 lati, per ogni... c'ha 9 lati, 1, 2, 3, 4, no, c'ha 6 lati, sono un pirla. C'ha 6 lati, 2, 4, sì, c'ha 6 lati. Lui per ogni lato produrrà 0,1 EU per tick, ok? Tolto ovviamente un lato in cui dobbiamo attaccare il cavo, lui ci avrà 5 lati e quindi produrrà 0,25 EU per tick se lo circondiamo tutto d'acqua, che è veramente uno schifo. È la merda questo oggetto, fa cacare come produzione di energia. Cioè se gli mettiamo, noi potremmo fare una farm con quei robi lì, ok, in cui produciamo secchi d'acqua, mettere due tubi, qualche filtro, qualche motore e in quel modo faremmo un EU per tick. Però, cavolo, io vi ho detto all'inizio di questa serie che voglio giocare le mod come andrebbero giocate, come sono più o meno pensate, quindi senza fare tutto a base di EMC. Che palle, sarebbe tutto facile, tutto monotono, tutto uguale. E quindi ho deciso di fare in questo modo. Alla fine, ragazzi, il successo nell'energia elettrica lo abbiamo quando siamo in grado di mischiare le fonti, quindi avere più fonti di approvvigionamento diverse.
Ok, quando serve il carbone usiamo un po' di carbone, quando c'è il sole sfruttiamo il sole, abbiamo l'acqua, muoviamo l'acqua. Insomma, così si dovrebbe fare sempre, anche nella realtà. E quindi adesso non ci resta che a fare un lavoro veramente palloso in realtà, soprattutto con questi cazzo di secchi che non si impilano, e mettere l'acqua su. Vediamo se si crea tipo la fonte d'acqua infinita così. No, ne metto uno, no, me ne mancano ancora due. Vediamo se si fa. Oddio, in realtà l'acqua corrente dovrebbe anche andare bene, però non mi piace, cioè io voglio la roba così pulita. Posso prendere... No. Sì, cazzo. Ah, così è facile. Allora, riempio d'acqua tutto. Ok, ci siamo, ho messo l'acqua a tutto, ok. Ora non ci resta che tirare i cavi. Anche qui utilizzo quelli di tin perché tanto, vi ho detto, questi cosi producono veramente una porcheria e non serve sprecare i cavi in fibra di vetro. Sarebbe totalmente inutile. Farei una cosa pulita, tipo facciamo... Ecco, tipo, non così, così non mi piace. Facciamoli passare. Che cazzo, c'è la torcia però. Mannaggia pure a me però. Ah, bello. Simmetria, portami via. Facciamo una roba del genere. E poi ho messo la Batbox esattamente qua. Vediamo se si sta caricando. Si sta caricando anche lei, ragazzi. Per adesso lei la lascerei qui perché in realtà io vorrei mettere un MFE più vicino al muro, quindi non lei. Questa zona qui dietro ovviamente è brutta, quindi verrà chiusa. È più una zona di, così, capito, industriale che non ci interessa. E quindi ora abbiamo l'energia dall'acqua, l'energia dal vento, ci abbiamo l'energia dal sole un pochino, che possiamo sicuramente migliorare facendo altri pannelli solari, ci manca l'energia dalla lava e chiaramente anche l'energia dall'uranio. Che figo, vabbè, ho bruciato i secchi adesso, quindi se ne sono prodotti un po' più velocemente. Intanto il Quarry qui sta iniziando a portare le prime cose, un copper, si è sforzato tutto, e anche la flint, però io sincero la flint gli direi guarda, scittala a fare EMC. Quindi ora due sono le tre cose: o centralizziamo l'energia, nel senso che la portiamo tutta dove ci serve, e cioè là dietro, oppure non saprei, perché in questo momento noi abbiamo questo sistema che funziona soltanto con l'energia del sole e non è il massimo. Abbiamo l'energia del vento che non sta venendo utilizzata per nulla e anche l'energia dell'acqua. Solo che l'energia dell'acqua, ok, faccio passare i cavi un attimo da dietro e risolviamo. Mentre l'energia del vento, come li facciamo passare i cavi in maniera ordinata? A un certo punto dovremmo per forza andare all'esterno. Quindi, boh, ci pensiamo. Ora, l'energia del vento è chiaramente più forte dell'energia dell'acqua. Ne facciamo di più dal vento, anche perché comunque sono, quante, 8 pezzi, quindi ho messi 4. Però già quelli che producono tra probabilmente 3-4 EU li stanno facendo, che li abbiamo messi in altissimo. Questi produrranno 0,25, quindi so 4, quindi producono 1 EU a tick, che è proprio una porcheria. Però possiamo fare un buco qui dietro per dietro e allungare un cavetto. Proviamoci. Nel frattempo qui sotto ho beccato un vecchio tunnel, lì c'è uno zombetto, gli scavi che feci quando costruì questo piano di sotto. Mannaggia, fatemeli chiudere un pochettino a cazzo, dai. Tanto questi sono corridoi di servizio, non devono essere belli anche questi, su via. È una serie industriale, non una serie di produzione, capito? Dai, avete capito. Facciamo una roba del genere, quindi l'output usiamo anche qui i cavi in tin. Oddio, in realtà qui non ha senso usare i cavi in tin però. E vi spiego perché. Perché abbiamo detto che i cavi in tin portano massimo 5 EU, mentre l'output della Batbox è 32. Quindi i cavi in copper hanno troppa dispersione, quindi ci sono i cavi via di mezzo, tipo quelli in oro o non mi ricordo che altri cavi stanno. Vediamoli un attimo. Questi qua ai voltage non ci servono, ci sono quelli in oro che forse farebbero al caso nostro, o altrimenti dovremmo utilizzare quelli in copper con delle batbox in mezzo, però a sto punto tanto siamo ricchi, usiamo questi qua in fibra di vetro che non hanno dispersioni e portano tutto senza problemi. Li ho portati così nel pavimento, quindi volendo possiamo anche coprire questo cavo poi con dei panel, ok, in modo che è come se rimanesse il pavimento, e lo facciamo passare proprio sotto in questo modo. Ok, non mi piace che si toccano però, sapete? Vediamo se posso fare dei panel ancora più stretti. Oh, e che cazzo. Ok, vediamo se si fa... cioè, non è un problema che si tocchino in realtà. Vabbè, sti cazzi, infatti. Non è un problema, vero? C'ho il dubbio che sia un problema. Alla fine comunque tutti e due vanno a ricaricare. Quindi non è un problema. Intanto mi sto raccogliendo il carbone così totalmente a caso. Vabbè, facciamo
fare un buco così e sti cazzi. In questo modo abbiamo l'energia dell'acqua che ci ricarica questa Batbox, che è quella che utilizziamo al, come si chiama, al maceratore. Effettivamente, se questi cavi li facevo toccare, l'energia dell'acqua l'avremmo utilizzata anche sopra, che forse non è male. Adesso avete visto come si era caricato di botto, perché quella là si è totalmente scaricata subito qui dentro. E adesso ovviamente sta un po', vedete, fa fatica, perché probabilmente è notte, credo sia notte. Come si fa a vedere se è notte? Vabbè, sarà notte, quindi sta andando totalmente con l'energia dell'acqua, che però non ce la fa a mantenere un maceratore acceso. 4 di quelli, proprio fanno schifo, quindi sono utili più che altro come riserve di energia, producono un po' di energia, la mettono insieme al resto e... cioè non riescono a tenere acceso manco un maceratore di merda, capito? E infatti, vedete, sta facendo notte, quindi i pannelli solari non staranno lavorando. E ok, adesso è carico ovviamente perché c'era un po' di energia nella Batbox, però si stava scaricando. Quindi è veramente uno schifo. O questa roba la ingrandiamo, tipo faccio altre 2 in fondo, non lo so, ne facciamo 6-8, però non ne vale davvero la pena come materiali usati. Ok, adesso ce la sta facendo forse perché è appena sorto il sole e quindi sta iniziando a fare anche i pannelli solari. Però ragazzi, io vi devo far vedere un po' tutto. Comunque non costano troppo, sono un modo per variare l'energia elettrica. Ci abbiamo una fonte in più in questo modo. Sono costati di più questi cavi di vetro qua, che mannaggia la miseria. Vediamo se è arrivato qualche altro minerale dal quarry. Assolutamente un cazzo di niente. Qui invece siamo a 27, mi piace, mi piace. Chissà se la farm di cactus e compagnia bella stanno funzionando. Ma, compà, buongiorno, Ma tu da dove sei uscito? Da dove cazzo è uscito quello, ragazzi? Ma veramente. Vabbè, vediamo un pochettino invece sopra. Quindi qual è il discorso? È che noi adesso potremmo portare giù l'energia di questo qua. Però vorrei fare delle batbox intermedie per avere una sorta di buffer. Vediamo se si è caricata la batbox intanto. Si è caricata ovviamente tutta. Quindi questa è energia che al momento non stiamo sfruttando, anche perché lì sotto poi dobbiamo costruire un sistema di auto-smelting, automacerazione eccetera degli ore del quarry. Appena il quarry si degnerà di portarci qualcosa, anzi andiamolo a guardare come sta. Solo che per farlo, per far funzionare, ovviamente servirà un sacco di energia, quella dei watermill non basta, quindi dobbiamo i windmill per forza di cose collegarli fino a sotto. Quindi devo fare un bel collegamento. Mi fabbricherò delle batbox probabilmente, adesso vi dico qual è il piano. Batbox e metterò in mezzo dei vari cavi in fibra di vetro, così non abbiamo dispersioni. Quindi in realtà manco servirebbero le batbox, potrei fare un unico collegamento in fibra di vetro. Però mi piace l'idea di avere più batterie in mezzo che si caricano a loro volta, in modo da avere energia sempre pronta. E mi piace anche l'idea di, in qualsiasi punto della casa sono, di avere una batteria dove potermi ricaricare. Qui noto che il quarry è andato parecchio in profondità, però effettivamente, avendolo messo a scavare in una montagna... No, no, no! Mi si è scaricato il jetpack. Che rottura di coglioni! Ok guys, allora, ci facciamo un bel po' di questi cavi. Oddio, volevo fare il giro di più. Stavo comprando appunto... Ah ok, sì, dovevo comprare ancora la redstone. Ho craftato questo che adesso vi faccio vedere come si fa. Dove sta? Ho ricaricato intanto questa con un po' di diamanti della farm di sotto. Ne aveva fatti tipo boh, una trentina o giù di lì. Facciamo un bel po' di questi cavi perché ce ne servono a bizzeffe. Ok, forse così ce la caviamo. Allora, l'MFE è come un batbox più grande. Il batbox va ad energia ultra low, invece l'MFE va ad energia un pochettino più potente. Questi li ho fatti in questo modo, questi li ho fatti in questo modo e questo è il machine block. Vi faccio vedere quanta energia dice che fa di output l'MFE. Dove sta? Tasto destro. 128 euro. Cosa significa? Che se io collego uno di questi macchinari così come stanno a lui, cioè loro scoppiano. Se io collego un cavo di copper dietro di lui, cioè qui davanti in uscita, lui sputa 128. Il cavo di copper supporta 32. Il cavo di tin abbiamo detto supporta 5. Bene, scoppierebbero. E noi non vogliamo che scoppiano, quindi usiamo i cavi di vetro tranquillamente. Com'è? Ma ok, grazie. Non me lo voleva dare sto figlio di puttana. Allora, cosa vogliamo fare? Io questo MFE in realtà volevo tenerlo come centro dell'energia per adesso, quindi non so se metterlo sopra o sotto. Forse pensavo di metterlo tipo qua. L'idea era di tenerlo più o meno qua.
così, ok? E quindi lo possiamo ricaricare sia con la watermill, ok? Si sta ricaricando, e poi facciamo scendere l'energia da sopra, e ho creato un paio di, ho fatte 4, però non so se le useremo tutte, di Buttbox per avere appunto buffer di energia, che cazzo, ho dimenticato come si parla. Ah, non posso volare, devo prendere la Buttbox. Eccola qui, bella carica. Allora guys, ho messo una prima Buttbox qui, ho spostato i cavi da questo lato, ora spacco un attimo il muro. Una prima Buttbox l'ho messa qui, che si è già caricata, ok. No, che ho fatto? No, 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 tu no, non dovevi staccarti tu. Voglio mettere una seconda Buttbox qua, subito dopo, ok, perché così facendo adesso non ci serve, però volendo è come avere una spina di corrente in questa stanza, che vedete qui in questa stanza la corrente non arriva, anche se in realtà la potremmo far arrivare comodamente da dietro, dal retro della casa, quindi forse questa spina di corrente qui non serve, ho cambiato idea. E anche, no, ho rotto la wrench, speriamo di non sbagliare a posizionare nulla allora, continuo. Ok, vi faccio vedere, ho messo le buttbox in questo modo, ne ho messe due così. So che non serve a niente avere così tante buttbox in mezzo, però vi ripeto, a me mi fa figo l'idea di avere un sacco di batterie cariche per quando, chi è stato? Per quando servono. E adesso lo togliamo di mezzo questo scheletrino di merda, ok? L'ho collegato qua insieme ai solar panel, quindi in pratica mi sta ricaricando questo qui, ok, che è dove ho caricato prima la jetpack, che mi gestisce questi macchinari qua, e mi sta anche ricaricando il coso sotto, fatemi scendere, eccolo qua, il Buttbox che sta qui dietro e che fa lavorare questo maceratore. Quindi significa che se io adesso qui come sta andando con i windmill, che cazzo deve windmill, watermill, che cazzo deve fare, questo qui è collegato ai solar panel solo, se non sbaglio, no? Sì, quindi ciò significa che se noi adesso facciamo una roba del genere, cioè se facciamo come era previsto in questo modo, quindi spaccando tutti questi cavi inutili, in pratica adesso l'energia dei windmill che stanno totalmente in alto sta arrivando qui, sta ricaricando questa Buttbox, ma mi sta anche ricaricando questo MFE. Oddio, non mi sembra particolarmente più veloce. Questo si ricarica solo con i watermill, ok. Questo MFE dovrebbe ricaricarsi anche... No, aspetta, mi sa di no. Non lo so, sono confuso. Devo spaccare verso sopra per capire. Eh sì, ragazzi, in teoria i windmill adesso stanno dando energia qua, quindi ricaricano quella Buttbox, che si ricarica anche con i pannelli solari, e poi i pannelli solari più windmill vanno a ricaricare questa Buttbox qui sotto, e vanno anche a ricaricare da quella parte l'MFE. Eh sì, l'MFE si dovrebbe ricaricare anche con i windmill. Se spacco questo, vediamo se rallenta tanto. Oddio, è effettivamente più lento, vi posso dire. O è solo la mia impressione? Vediamo. Sì, adesso è più veloce. Quindi in teoria, adesso non sono sicuro di quanta dispersione abbiano questi, Forse verifico un attimo. Allora, in pratica loro, questi qui hanno un EU di perdita ogni 40 blocchi, ok? Però noi questo problema non dovremmo troppo soffrirlo, perché appunto abbiamo messo un sacco di Buttbox in mezzo che annullano quel problema. Cioè, guardate, che cavolo, Buttbox qui, Buttbox qui. Ok, c'è l'altezza della torre forse che manca la Buttbox, ma quanto volete che sia alta sta torre? Non lo so, non troppo. Lui ovviamente è scarico perché a mano stiamo ricaricando a cascata un pochettino tutti i Buttbox. Ma questo si sta ricaricando? O manca il cavo? Ok, sì, in teoria è connesso. E quindi sta probabilmente buttando l'energia a questo qui, che anche lui sta buttando l'energia. No, 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 non mi spaccherai niente, compà. No, non ma sono un cretino. Vabbè, non mi ha fatto danni. E quindi questi ora sono anche accesi. Questo si è caricato. Quindi in teoria c'è soltanto il maceratore che sta lavorando, ok? Ok, questa è piena adesso. Ora che lei è piena, dovrebbe arrivare più energia all'MFE. Vediamo. Ok, è più veloce. Ok, sì, perché l'energia veniva ovviamente
raccolta principalmente da questa Batbox che ne stava richiedendo di più, e quindi questo qui si caricava più lentamente. Il maceratore sta funzionando, ok, è in pausa perché gli manca la roba da usare. Dai, fai qualcosa. Cioè, perché è fermo il macchinario? Che ti manca? Ah, vabbè, finché arrivano, minchia quanto è lento. Vabbè, questo qui si sta quindi caricando. Oddio, caricando veloce. Quello che proprio possiamo fare volendo per migliorare ancora di più la situazione è mettere tipo qui l'altra Batbox che ho, ok? In questo modo. Quindi quella poca dispersione che questi cavi hanno, così la attenuiamo ancora di più. Quindi lei si carica e poi mi va a caricare l'MFE. Insomma, abbiamo fatto veramente un circuito elettrico con i controcoglioni, perché così non dovremmo avere troppo problemi di energia. Ci abbiamo tre fonti: acqua, vento, se serve carbone e un pochino col sole. E niente, la prossima fonte da fare è sicuramente la lava e poi il reattore nucleare, però possiamo anche iniziare a fabbricare qualche diciamo sistema automatico, tanto un po' di energia per farlo diciamo che ce l'abbiamo. E quindi io che devo dire, vi saluto, like, commento, fatemi sapere cosa ne pensate e cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi episodi, e noi ci aggiorniamo al prossimo episodio della Tech It Classic. Ciao a tutti.